Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Se blocchi il narcisista, come reagisce e cosa prova? Come reagirà il narcisista se lo blocchi sui social, su WhatsApp e cosa proverà? Rabbia, pentimento, sarà sulle spine perché vorrà assolutamente scriverti, mettersi in contatto con te, impazzirà. Magari gli verrà voglia persino di fare degli appostamenti sotto casa tua o ti farà orbiting sui social se magari qualche canale lo hai lasciato aperto. Cambia e non poco se hai lasciato qualche canale comunicativo aperto, infatti, e in questo caso devi chiederti perché altri canali li hai lasciati aperti, altri canali comunicativi, magari di altri social. O magari il numero di telefono stesso dell'ex, perché magari si blocca il numero su WhatsApp, ma non lo si blocca nel telefono. Quindi comunque l'ex ti può contattare tramite o un messaggio oppure telefonicamente. Ed è una cosa che capita tante volte. Tanti ex usano in effetti bloccare su WhatsApp, ma poi di fatto lasciano aperta la possibilità di essere contattati tramite un semplice messaggio telefonico o una chiamata telefonica sul cellulare. Quindi chiediti perché altri canali li hai lasciati aperti, perché magari non lo hai bloccato su tutti i fronti, il tuo ex o la tua ex, perché è anche la domanda che si porrà lui o lei. Questa mossa, tra l'altro, è un classico: bloccare WhatsApp, ma non Facebook, Instagram ed altri canali. Magari, come dicevo, nemmeno il numero di telefono in blocco in modo che non ti possa scrivere proprio in nessun modo, nessun messaggio, nemmeno quindi telefonarti. Quindi un blocco veramente totale, completo. E questa è già una delle ragioni per cui è quasi sempre, e dico quasi sempre, meglio non bloccare. Dico quasi sempre perché ci sono casi estremi in cui è meglio ricorrere al blocco, ma sono davvero casi rari, perché in generale il blocco è una forma di debolezza sia nei confronti di te stessa, di te stesso, se vi ricorri, ma anche una dimostrazione di debolezza e di emotività nei confronti dell'ex. Ed anche per questo, prima di bloccare, chiediti perché lo fai o lo vuoi fare, perché blocchi l'ex o hai questa intenzione e veramente quale sia il vero motivo per cui blocchi l'ex o la ex, perché anche dalla risposta che ti darai avrai in parte la risposta di come il narcisista potrà reagire al tuo blocco. Perché ad esempio, se è il senso di umiliazione che ti guida nel bloccare l'ex, probabile che il narcisista sia in fase di completo scarto nei tuoi confronti e non gli farà un baffo in questo caso il fatto che lo blocchi. Se è invece la rabbia che ti guida, e potrebbe essere arrabbiato anche lui, ma è da vedere in questo caso in quale fase del rapporto questo avvenga, che voi litigate, e se non sia uno di quei litigi pretestuosi dei narcisisti ad uso dello scarto della partner, quindi per scartare e per chiudere la relazione. Detto questo, e già ti ho dato molte coordinate, come reagirà e cosa proverà l'ex o la ex narcisista dopo che lo hai bloccato o l'hai bloccata. Intanto va detto che ogni caso è sempre a sé stante e questo da tenerlo sempre ben presente, altrimenti si cade nella mera generalizzazione, cosa che in certo grado è inevitabile perché è anche quello che ci permette la categorizzazione di poter fare delle diagnosi, perché senza categorizzazione non ci possono essere delle diagnosi e di conseguenza poi anche una cura. Quindi una certa personalità va anche inquadrata appunto in questo modo. Poi certamente c'è anche l'intuito, che anche questo ha una sua valenza, una sua importanza. In ogni caso va sempre valutato il caso particolare. Tante volte, ad esempio, mi fate nei commenti delle domande molto specifiche di casi specifici, ma per dare una risposta veramente precisa bisogna andare ad approfondire il caso, bisogna avere un quadro veramente ampio, generale. Insomma, cosa prova il narcisista o la narcisista se lo blocchi o se la blocchi sui social e se gli neghi la possibilità di poterti contattare. Se avete litigato e non era un litigio
pretestuoso da parte del narcisista. Per chiudere, può essere che lui cerchi di insinuarsi in una delle fessure che magari hai lasciato aperte, che può essere un altro social, oppure non è nemmeno escluso che capiti sotto casa tua se hai a che fare magari con un narcisista overt, ad esempio. Se però lo scarto da parte del narcisista era già avviato, non sarà il fatto di bloccarlo a scuoterlo o a fargli cambiare idea e allo stesso tempo farlo star male. Non dimentichiamo che se parliamo di un narcisista parliamo di un soggetto carente di empatia e di capacità a provare sentimenti di amore e di cura. Di solito bloccare è un'azione che si ripercuote in definitiva più in chi la fa, sia perché è espressione di debolezza anche verso se stessi, perché indica la necessità di ricorrere a un riparo, e sia perché dopo l'azione di bloccare per lo più impulsiva si comincia a provare o un senso di colpa o la curiosità. Mi avrà cercato, mi cercherà, o tutte e due le cose. Almeno nel 90% dei casi, se non 95% dei casi, ma anche di più, chi ha bloccato poi non resiste dal fatto di sbloccare, magari ogni tanto per sbirciare cosa l'ex abbia fatto, se abbia guardato lo stato, se gli abbia mandato qualche messaggio. Oppure lo stato d'animo è comunque quello di ansia e di preoccupazione proprio per aver fatto questa semplice azione, che non sempre e quasi mai è veramente necessaria. Comunque raramente. Ad esempio, se si è in una situazione di estrema confusione e debolezza, bloccare può servire per cercare di recuperare se stessi, le proprie forze. Può servire se si è oggetto di stalking, anche se anche in questo caso uno stalker può sentirsi spinto a cercarti se tu lo blocchi, magari persino sotto casa, quindi è meglio invece di bloccare di non visualizzare messaggi. È una modalità questa quindi del blocco da usare con estrema precauzione e mai su impulso, perché quando lo si fa per impulso, se lo farai per impulso, nel 95% almeno dei casi, come dicevo, potrai pentirti di averlo fatto. In generale io consiglio sempre l'azione controintuitiva di non bloccare, quindi di essere e di mostrarsi superiori a questo ricorso, di mostrarsi quindi al di sopra delle parti e mostrare in sostanza indifferenza. Anche perché questo è l'unico modo per non alimentare la soddisfazione del narcisista, specie se maligno o perverso, di vedere che sei presa o preso dalla stizza, dal risentimento, dall'emotività e che quindi non gli sei indifferente, ma ti stai invece rodendo per lui, pensando a lui o lei. Tanto da spenderti comunque un'azione come quella di bloccarlo o di bloccarla. Non è assolutamente il caso di spenderti nessuna azione nei confronti di un ex che non merita proprio nessuna delle tue azioni, nessuna delle tue energie, nessuno dei tuoi pensieri. Capisco in ogni caso che tu possa bloccare un ex narcisista o che tu lo abbia fatto, e ne puoi parlare. Capita perché un narcisista ti porta facilmente all'esasperazione, quindi in tutti i casi, anche se sei ricorso a blocco, a questo punto approfitta per prenderti una vacanza dal narcisista, possibilmente per sempre, quindi più che una vacanza. Sempre felice di leggerti, sempre felicissima della tua presenza, ci sentiamo presto, intanto ti abbraccio forte. Ciao, ciao, ciao.